A volte ci si imbatte in penne stilografiche particolarmente gustose, piacevoli, belle come questa, e non serve andare a spendere migliaia di euro o scomodare edizioni rare, chissà quanto e chissà come. Premesso che anche questa non è proprio una penna che si trova su tutti gli scaffali e in tutti i negozi, però ha una storia. Andiamo a vedere, vi parlo della Visconti Ponte Vecchio. Una stilografica ideata, diciamo, dal genio di Dante Del Vecchio e di cui avrò modo di parlarvi poi nel corso di questa presentazione. È una penna stilografica prodotta in 3 versioni. Quella che ho io, forse mi permetto di dire anche la più bella, almeno a mio gusto, la Pompei Blu, con questo colore blu, arancio, queste venature che si mischiano poi con l'oro e insomma bellissima ai miei occhi. La Adriatic Stone, che ha un colore amaranto e grigio, altrettanto gradevole, sì, e la Silver Granite, che ha un colore azzurro o grigio, come dice un po' il nome stesso. E sono penne particolari perché è vero che sono in celluloide, lo vedete, il materiale è quello, ma si tratta di un foglio. Praticamente non è una stilografica ricavata dalla barra, ricavata dal pieno, si dice dalla barra piena, come la maggior parte delle penne stilografiche in celluloide, ma questo è un foglio che viene avvolto sul fusto e sul cappuccio della penna. E allora vi ho parlato di Dante Del Vecchio, certo, una Visconti, sapete che è stata la sua creatura. In una intervista o in un articolo raccontò che Visconti si era fatta spiegare addirittura da alcuni artigiani fiorentini come si avvolgeva la celluloide, perché c'era l'idea, c'era il progetto, questa voglia di realizzare le penne, ma mancava la tecnica. Una tecnica fiorentina che prevede l'avvolgimento, ci dice, in diagonale per mimetizzare la giuntura. Però questo non era pensabile da applicare ad un processo produttivo di Visconti, per cui serviva automatizzare il processo, servivano nuove macchine, ma bisognava fare i conti anche con i materiali. E allora mi ricordo proprio di aver letto un interessante intervento di Del Vecchio, così come lo sono un po' tutti i suoi, perché capirete, insomma, stiamo parlando di Dante Del Vecchio, e dove diceva che per esempio il cappuccio, la veretta sul cappuccio all'inizio non si innestava, poi invece spiega che ha imparato a metterle, a inserirle stringendole sul cappuccio con una macchina che egli stesso ha progettato e che pare sia ancora in funzione negli stabilimenti. La penna è una classic seconda serie in celluloide, ci dice anche questo intervento molto ricco, poi vi lascio magari il link per andare a trovarlo, che è una celluloide giapponese della Daicel. La celluloide, che spiega anche che acquistavamo da Mazzucchelli, che insomma era un fornitore di quelli importanti, per le ragtime che successivamente a questo modello usciranno, erano tutte con questa stessa ebanite, celluloide, scusate, mentre le Dessè erano fatte con della celluloide che è stata, pensate, reperita dai clienti da forniture OMAS, ecco perché il nastro lavorava le barre dal pieno, ma non era fattibile con questo tipo di penna. Le barre, infatti, ci diceva Del Vecchio, le facciamo con un artigiano arrotolando il foglio, passandolo in un imbuto, ecco perché la linea di congiunzione. Il sistema richiedeva perizia e tempo, ma aveva il merito di mantenere il colore uniforme in tutta la penna, cosa che normalmente non è possibile, ma è difficile, dice, spiegarlo qui in questo articolo, dice, senza mostrarvi dei campioni. Vi basti sapere che storicamente solo 3 sistemi esistono per produrre una penna in celluloide: scavata dal pieno, dove però ci dice c'è un grande spreco di materiale, pensate che circa l'80% se ne va via, e con il problema del colore. Su alcuni colori si ha un effetto diverso nei 4 poli della penna. La seconda procedura, il secondo procedimento è imbutita,
cioè da un foglio come le Classic, colore uniforme ma con una linea di congiunzione, oppure spiralata da foglio, arrotolando una striscia di celluloide su una barra di ferro del diametro della penna, che fa un effetto molto bello, un effetto fiammato, e così abbiamo abbandonato però gli esperimenti di questa tecnica che eravamo quasi, ci racconta, vicini all'obiettivo. La filettatura dura è dovuta ad un restringimento del materiale. Infatti la penna ha questa caratteristica, è un restringimento del materiale dovuto all'evaporazione del solvente. Una nota finale riguarda l'alimentatore, che nelle prime produzioni uscivano col conduttore in ebanite e poi invece in ABS, e qui sapete benissimo pro e contro dell'una o dell'altra soluzione. Un pennino di gradazione fine che, a dispetto di quello che potrebbe far pensare la penna, è comunque in acciaio e non in oro. Quello che conquista è davvero la leggerezza di questa penna, che ci si scrive proprio appena, vedete, appoggiandola, proprio appena appoggiandola si scrive. È una meraviglia, la sensazione è questa. Ad occhi chiusi, io senza saperlo avrei immaginato che si trattasse di un pennino in oro, un 14 carati. Insomma, poche storie. Quando una penna è realizzata bene, funziona bene un po' in tutte le sue faccettature, dall'esperienza di scrittura al piacere visivo, insomma, questo è un pennino che non sarà il primo della classe, ma scrive così bene che è un piacere utilizzarlo. Poi anche con questo inchiostro, ne ho provati diversi, ma con questo inchiostro si trova bene, e io mi trovo bene a mia volta. Quindi complimenti ancora una volta a Del Vecchio e a tutta la sua esperienza, a tutte le cose che ci ha lasciato, e spero che gli venga voglia ancora di mettersi a trabattare un po' e inventare qualcosa, perché il mondo della stilografica è più vivo che mai oggi, quindi insomma lo aspettiamo volentieri qualche sua nuova creazione. A voi tutti amici, grazie anche a chi mi ha fatto scoprire e mi ha prestato questa magnifica penna stilografica, e l'appuntamento al prossimo video. Ciao!